Ecco il tutorial dello scaldacollo in orizzontale coi giri accorciati a sprone tondo. Possiamo vedere due versioni, la versione con il collo alto che viene poi rivoltato, oppure la versione con il collo più piccolo. È comunque a lupetto ma non viene rivoltato. Ovviamente c'è la possibilità di fare anche la versione con il collo più basso. Questo collo si compone infatti di due parti: la parte che va sulle spalle e che ha un motivo ad onde, si vede meglio su questo giallo, e la parte del collo che invece è di tutte maglie bassissime, può essere personalizzata. Vi farò vedere il motivo, lo spicchio, che verrà poi ripetuto più volte, in modo tale che potete customizzarlo e personalizzarlo a seconda delle vostre misure, della misura del collo in particolare e di conseguenza poi anche delle spalle. La parte, quella delle spalle, è composta da 30 maglie che si alternano, maglie bassissime, maglie basse, mezze maglie alte e maglie alte. E poi la parte delle maglie bassissime del collo. Vi farò vedere la versione con il collo basso. Farò 10 maglie e basta, verrà un collo basso. Voi potete farlo ovviamente della misura che preferite. Tenete conto che questo collo che si rivolta io l'ho fatto di 30 maglie bassissime, mentre questo l'ho fatto di 15 maglie bassissime e questo arriva sopra il collo senza rivoltarsi. Quello che faremo oggi, visto che le maglie bassissime sono solo giri di andata e di ritorno di maglie bassissime prese in costa dietro, vi farò vedere solo il pezzettino. Voi poi continuerete in base al numero di catenelle che sceglierete per il collo. Viene lavorato con il dahu della sesia e l'uncinetto numero 4. I punti utilizzati sono catenelle di inizio giro, maglie bassissime, maglie basse, mezze maglie alte, e maglie alte. Avvio, giro numero 1, 30 catenelle per le spalle più 10 per il collo, oppure 15 oppure 30, a seconda di quello che scegliete e preferite. L'avvio che scelgo di fare io è un avvio con le catenelle semplici, non farò l'avvio elastico perché comunque nella lavorazione sono presenti anche tante maglie bassissime. Avviamo quindi 30 catenelle per lo sprone più 10 maglie per il collo.
quindi 40 catenelle, una catenella per girare, torniamo indietro con le maglie bassissime, quindi il giro 2, il giro di ritorno. Quindi maglie bassissime del collo, io ne farò 10, più altre 30 che sono quelle dello sprone, che è il giro di ritorno ed è il rovescio del lavoro, e 30 maglie dello sprone, catenella per girare. Ora faremo il nostro primo giro accorciato, 21 maglie bassissime. Mi raccomando, se non avete dimestichezza, mettete il marcapunto all'inizio e alla fine di ogni giro. 21 maglie bassissime. Sapete che i primi giri sono un pochino più difficili, soprattutto da identificare. Non dovete puntare l'uncinetto qua, ma dovete, è questa, è la catenella da prendere. Dovete voltare leggermente il lavoro verso di voi. Quindi dicevamo 21 maglie bassissime. I primi giri sono i più difficili, poi andrà via liscio, ve lo prometto. 19, 20, 21. E ora cominciamo il motivo, che è questo. Viene fatto in questo modo: 2 maglie basse, sempre prese in costa dietro. Questo lavoro è fatto prendendo qualsiasi punto in costa dietro. Io, se non lo ripeterò, lo dovete dare per scontato. Quindi 2 maglie basse in costa dietro, 2 mezze maglie alte in costa dietro, una maglia alta, due mezze maglie alte, e 2 maglie basse. E poi catenella per girare, siamo sul retro del lavoro e torniamo indietro tutte maglie bassissime. I giri di ritorno sul retro del lavoro saranno tutti di maglie bassissime prese in costa dietro. Abbiamo lavorato quindi 21 maglie bassissime nel giro di andata più 9 del motivo, in totale sono 30 maglie bassissime. Ventinove, 30, catenella per girare, secondo giro accorciato, 11 maglie bassissime più il motivo, undici, ed ecco il motivo: 2 maglie basse in costa dietro,
2 mezze maglie alte, una maglia alta, 2 mezze maglie alte, e 2 maglie basse. Catenella per girare, torniamo indietro con 20 maglie bassissime in costa dietro, e questo è il nostro secondo giro accorciato. Torniamo indietro, 20 maglie bassissime, costa dietro, 20, catenella per girare, siamo ancora sul diritto del lavoro e facciamo un altro giro accorciato. Una maglia bassissima, mi raccomando mettete il marcapunti, e il motivo. 2 maglie basse, 2 mezze maglie alte, una maglia alta, 2 mezze maglie alte, due maglie basse, catenella per girare, 10 maglie bassissime prese in costa dietro. Catenella per girare, e abbiamo qua i nostri 3 giri accorciati. Questo è lo sprone e questo è il collo. Ora chiudiamo i giri accorciati, quindi faremo 30 maglie bassissime prese in costa dietro più le maglie del collo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pizzico la maglia che c'è qua laterale, era praticamente la catenella che usavamo per girarci, scendo in verticale e chiudo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mi raccomando, mettete i marcapunti sempre dove girate il lavoro, in tutti i giri accorciati, in modo tale che poi riconoscete bene le maglie. Tiriamo la barretta laterale, ventuno, 22, 23,
24, 25, 29, 30. Barretta laterale e le maglie bassissime del collo. Catenella per girare, ritorno con le 10 maglie del collo e poi le 30 maglie dello sprone. Torno indietro con le maglie bassissime prese in costa dietro. Questo è il retro del lavoro. Ed ecco qua il motivo fatto. Praticamente il collo si costruisce tutto in questo modo. Che cosa alterniamo a questo motivo? Come potete vedere, queste 3 onde sono alternate da dei giri di maglia bassissima. Abbiamo fatto il giro di maglia bassissima per chiudere, ora ne faremo un altro completo. Completo significa tutto un giro di maglie bassissime, un giro di andata e un giro di ritorno, quindi dall'inizio fino alla fine del collo. Procediamo con le maglie bassissime, catenella per girare. Nel mio caso sono 30 maglie bassissime dello sprone più 10 del collo. 40, catenella per girare, torniamo indietro con 40 maglie bassissime. Il giro di ritorno, qua siamo sul retro del lavoro. Ora possiamo ricominciare con i nostri giri accorciati. La ripetizione quindi sarà i 3 giri accorciati del motivo più il giro di chiusura di tutti i giri accorciati che è completo più un altro giro completo. Il giro 1-2 che era quello dell'avvio e del ritorno non lo contiamo. Ripetiamo dal terzo giro in poi il giro 3-4, il giro 5-6, il giro 7-8, il giro 9 e 10 che è quello della chiusura dei giri accorciati e ritorno e un altro giro completo che è l'11-12. Quindi, non contando i primi 2 giri, sono 10 giri che vengono ripetuti fino a quando raggiungiamo la larghezza del collo che desideriamo. Per lavorare questo collo io ho ripetuto 25 di questi schemi. Per fare invece questo collo, qui ho usato un filato diverso e l'alpaca 100% della Drops, sempre uncinetto 4, è un filato che lavorandolo a me risulta un pochino più morbido, quindi ne ho potuti fare un pochino meno, anche perché il collo comunque non è così alto, credo che sia dovuto anche a quello, e ho fatto 22 motivi di ripetizione. Voi andate avanti, continuerete quindi a lavorare i motivi su misura per voi fino a che arriverete ad ottenere una lavorazione tipo questa aperta che andrà poi cucita qua. Questo è un altro collo che ho fatto solo con le maglie bassissime e senza il collo alto. Li avete sicuramente già visto. Per cucire i 2 lembi vi faccio vedere come fare.
Ve lo faccio vedere con un filato diverso che sarà un pochino più facile. Dovete avvicinare i due lembi sul diritto del lavoro, cioè questo e questo sono il diritto del lavoro e noi lavoreremo sul diritto del lavoro, mentre all'interno sarà il rovescio del lavoro. Vedete che qua ci sono delle V e anche qua. Noi lavoreremo in questo modo. Prenderemo la costa dietro di questo e dovete girarlo un pochino, la costa dietro di quest'altra parte. Qui ci sono le due costine, prendiamo la costa dietro, qua ci sono le due costine, prendiamo la costa dietro. Ovviamente questa cucitura è fatta con un filo molto contrastante e quindi si vede, però voi immaginatevi dello stesso colore e non si vede. Questa è quella fatta. Io faccio fatica a trovarla, eccola qua, la trovo sul rovescio perché è un pochino più larga, ma sul davanti è pressoché invisibile. È questa qua, la cucitura. Finalmente sono riuscita a fare il tutorial. Come vedete non è difficile, basta fare un piccolo spicchio e dopodiché ripeterlo tante volte quanto è la misura del vostro collo. Oltre alle maglie bassissime ho aggiunto un motivo con una lavorazione a maglie basse, mezze maglie alte, che facilita un pochino di più la tensione, così ci si può sgranchire un po' le mani e le dita, non essendo tutto a maglia bassissima. Il concetto è comunque sempre quello dei ferri accorciati, ne facciamo in particolare 3 e la lavorazione è sempre in orizzontale, cioè messa per così, si lavora in orizzontale, in giri di andata e ritorno, fino a che poi si fa una cucitura per poter renderlo un tubolare. Il filato che ho usato per questo è il Dahu, che è della Sesia, è un filato con una percentuale di acrilico e ha un metraggio molto lungo perché in 50 grammi ci sono 230 metri. Come potete vedere, questo gomitolo è quasi intero, io ho utilizzato un solo gomitolo più un pezzettino. Diciamo che è abbastanza largo, forse avrei potuto anche utilizzarne uno solo di gomitolo. L'altro, che è questo, invece, è fatto con il filato 100% alpaca della Drops. Questo ha un metraggio inferiore ed è 50 grammi 170 metri. È comunque un filato molto morbido, forse anche molto più elastico mi è venuto, ma più o meno ho consumato un gomitolo e mezzo anche di questo. Io vi ho dato il numero di maglie che ho utilizzato io. Ovviamente si può personalizzare, soprattutto il collo. Il collo può essere fatto di un numero di maglie scelte personalmente. Io nel tutorial vi ho fatto vedere 10 maglie per fare questo piccolo pezzo con un collo così, quindi viene meno alto. È una scelta personale. Questo invece fate pure le 30 maglie che vi ho indicato.
Se fare una misura diversa dovreste togliere o aggiungere il numero di maglie del motivo, del disegno, dell'onda. Ci si allunga o ci si accorcia di 9 maglie. Non fossilizzatevi sul filato. Voi veramente scegliete un filato che vi piace di più, che lavorate con comodità, che riuscite anche a disfare bene, perché essendo magari un progetto che non avete mai fatto, se dovete disfarlo, un filato che sapete che non ha difficoltà, che non si impiglia nei vari pelucchi, è sicuramente meglio. L'altezza del collo ovviamente la decidete voi, e anche il numero di ripetizioni. Le ripetizioni di questo piccolo schemino che ho fatto io per questo sono 25, mentre per questo ne ho fatte 22, perché mi è venuto comunque più morbido. Probabilmente, anzi quasi sicuramente, il tipo di filato che magari ha reso la mia mano più morbida, perché anche di questo ho utilizzato comunque un uncinetto numero 4. Giù nell'info box il link alla mia mini guida della maglia bassissima e dei giri accorciati e allungati, se vi può interessare, e il link allo schema di questo. Ho fatto uno schema in modo tale che chi è abituato a leggere gli schemi può seguirlo, che magari è un pochino più semplice, più veloce che non seguire il tutorial. Lo potete vedere una volta e poi seguire il cartaceo. Mi raccomando, fatemi sapere se le ho realizzate, se avete delle difficoltà, se avete delle domande, non esitate a contattarmi. Vi auguro un buon lavoro e aspetto le vostre foto su Instagram e Facebook. I love crochet!